amiche di unghie, benvenute in questo nuovo video. Allora, finalmente il video dove vi faccio vedere per bene questa nuova marca di mano di silicone, le mani di Pratica. Allora, adesso praticamente le ho tutte e posso farvi vedere la differenza fra tutte quante. Intanto comincio con il dirvi che la mano, sia la mano intera che la mezza mano, no, forse la mezza mano vi arriva nella bustina, così come il dito, invece la mano grande, quella con il polso, vi arriva in questa scatola, in questa bellissima scatola con così, con il, come si chiama, con il magnete. Adesso ve la faccio vedere. Però intanto vi faccio vedere la prima mano Aleana che ho preso. L'ho ribattezzata Manolita perché ha solo le 4 dita, non ha il pollice ed è mezza mano, come vedete. Allora, questa è la mezza mano. Adesso vi tiro fuori dalla scatola anche la mano completa, vi faccio vedere come arriva in questo modo. Questa è la mano completa con il polso e mi hanno omaggiato di questo supporto. Adesso ve lo faccio vedere bene, fammi togliere la scatola. Allora, mi hanno omaggiato di questo supporto che praticamente serve a tenere la mano ferma. Vedete, nel polso c'è un buco e lo stesso buco incastra benissimo con questo supporto. Un giorno mi hanno scritto e mi hanno detto: qual è il tuo colore preferito? Io ero molto indecisa, alla fine ho detto verde, ma verde chiaro o verde scuro? E dico no, verde scuro. E allora eccolo qua. Questo è il motivo per cui mi stavano chiedendo quale fosse il mio colore preferito. Quindi questi supporti sono in vendita su questo shop online, non siete obbligate a prenderlo per forza, sono in vendita separatamente dalle mani. Allora, dunque, questa è la mezza mano. Questa ovviamente è la mezza mano e questa è la mano intera, quindi si può scegliere tra la mezza mano con 4 dita o la mano intera con le 5 dita e il polso. Ovviamente i prezzi sono differenti, sul sito è tutto molto chiaro, molto dettagliato, molto bene. Sono portoghesi perché la ditta si trova a Lisbona, in Portogallo, e quindi vedrete i prezzi in euro. Non si paga la spedizione in questo momento, si sono impazziti, mi hanno detto che per sempre non si pagherà la spedizione, quindi insomma è fantastica questa cosa. Io ricevo i prodotti in 2 giorni feriali da Lisbona con TNT per ora, non so se stanno cambiando comunque corriere, ma sta di fatto fino adesso in 2 giorni ho ricevuto il prodotto. Allora, un'altra cosa che bisogna che vi spieghi è come scegliere il colore e come scegliere la finitura. Allora, intanto il colore che ho io, tutti questi due sono Winter. Il colore che ho in mano in questo momento è il colore Winter, che è quello con sottotono neutro, perché poi ci sono il colore autunno ed estate che, oltre ad essere più scura come carnagione, ha anche il sottotono più giallo. Quindi io diciamo che si avvicina abbastanza al mio colore è questo Winter. Poi ci sono diverse finiture. Questa finitura si chiama Lifelike, cioè tradotto letteralmente come la vita, nel senso con tutte le finiture, tutte le caratteristiche che può avere una mano vera. Vedete, ci sono benissimo tutte le varie rughette, ci sono anche delle impronte digitali e questa è proprio una finitura lifelike, cioè ecco, mi è volato il supporto.
quindi questa è proprio, si chiama proprio in questo modo Lifelike, ed è la finitura che costa di più ovviamente, perché c'è più lavoro dietro. Questi prodotti sono artigianali, non sono prodotti in fabbrica, sono prodotti artigianali. Ok, allora una volta capito questa differenza tra Lifelike e One Color, che vi faccio vedere cosa vuol dire One Color, qui ho un dito, il dito arriva in questa bustina, e vi faccio capire la differenza tra One Color e Lifelike. Allora, Lifelike ha appunto una finitura più veritiera, più dettagliata, invece quella One Color può presentare qualche difettuccio, anche se sinceramente veramente in telecamera non si notano per niente questi difettucci. Quindi la finitura One Color costa di meno, la finitura Lifelike costa di più. Ok, una volta capito questo, c'è un'altra differenza. La differenza è tra posable e flexible. Questa è posable, vedete che io riesco a piegare le dita e a lasciarle piegate, le metto in posizione io come mi servono. Invece la flexible vuol dire che è flessibile, sì, ma non mantiene la posizione, quindi io posso comunque lavorarci, e non starà mai in posa come voglio io, ma starà in posa come è stata fabbricata. Voglio dire, per esempio, per una foto dobbiamo trovare una posizione giusta. Per esempio, messa sul suo supporto, io posso comunque piegare le dita, in questo modo e lavorarci sopra. Invece per quanto riguarda allora questa è assolutamente più pesante, è praticamente piena, ma guardate la bellezza, della lavorazione di questi prodotti. Guardate, non c'è un difetto, sono veramente le migliori mani che ho visto fino a questo momento, veramente sono le più belle, ed è per questo che ho deciso di scrivergli e di chiedergli la collaborazione. Allora, cos'altro vi stavo dicendo? Che questa ovviamente è più pesante e quindi dobbiamo, per esempio, appoggiarla sul nostro poggiamano, dove di solito facciamo poggiare le mani alle persone. Allora io la appoggio e posso tranquillamente lavorare, tranquillamente. Invece quest'altra, la mezza mano, è assolutamente leggerissima, veramente non si sente, e io posso tranquillamente lavorare tenendola con una mano. Con una mano la tengo, aspettate che trovo un pennello, ma non c'ho un pennello sotto mano. Con una mano la tengo e con il pennello lavoro, è assolutamente leggerissima. Con quest'altra, con questa non riesco a farlo, devo poggiarla per forza da qualche parte, quindi questa è assolutamente leggerissima, io mi trovo benissimo. E lo stesso con il dito. Posso tranquillamente, va bene, il dito è leggerissimo, anche le dita c'è la scelta tra flexible e posable, quindi potete scegliere tra quella flessibile che si piega ma che non resta in posizione, e invece posable rimane in posizione come questa. Tutti questi tre modelli, per tutti questi tre modelli avete la possibilità di poter scegliere se flexible o posable, potete scegliere tranquillamente voi. Per tutti i modelli potete scegliere One Color o Lifelike,
e per tutti i modelli potete scegliere il colore Winter, Autumn e Summer, ok? E cos'altro potete scegliere? Potete scegliere tra destra e sinistra. Potete scegliere tra destra e sinistra. Questa, per esempio, è la sinistra. Questa è la sinistra e questa pure. Ok, potete scegliere fra destra o sinistra. A volte nel sito io sono entrata a vedere, a volte non c'era possibilità di scelta, per esempio era disponibile solo la destra oppure era disponibile solo la sinistra, però questo insomma dipende da voi se vi volete accontentare tra virgolette oppure va bene qualsiasi destra o sinistra. Una cosa importantissima anche, io vedo qui che ci sono ovviamente attaccati tutti i glitterini e qualche pelucchio. Queste mani le potete tranquillamente lavare con acqua e sapone e non gli succede assolutamente nulla, così possiamo togliere tutti i vari, prima di fare le foto magari possiamo togliere tutti i vari residui di polvere o pelucchi e cose varie. Allora, un'altra domanda che mi viene fatta spesso è se possiamo lavorarci con la nail form. Allora, le nail form su nessuna di queste mani, su nessun tipo di queste mani di silicone si attacca, perché la colla sul silicone non si attacca, ma possiamo fare un giro di scotch o di scotch carta sul dito e allora lì poi mettere la nail form e lì ovviamente la nail form si attaccherà. Oppure possiamo posizionare la nail form e tenere la nail form con le dita nel momento in cui stiamo magari allungando il bordo libero, poi dopo la stacchiamo e continuiamo a lavorare. Ok, poi altra domanda, le tip che vanno inserite in queste mani. Allora, qui abbiamo un taglio nella cuticola proprio fatto apposta per poter inserire queste tip in modo che non dobbiamo incollare nulla al silicone, in modo che non c'è bisogno di incollare nulla al silicone, ma in questo modo noi possiamo mettere e togliere le tip. Vedete qui appunto come faccio io, qui tolgo tutto il mio lavoro e la mia mano, le mie dita, il letto ungueale della mia manolita è pulito. Aspetta che qui un po' è ok, è bello pulito e non ho bisogno di mettere colla o cose varie. Se vi dovesse capitare di utilizzare della colla e rimane attaccata, con acetone si rimuove tranquillamente la colla. Mettete magari un pad un pochino imbevuto di acetone, aspettate qualche secondo che la colla si ammorbidisca e poi potete fare così e la colla viene via tranquillamente. Allora, per esempio qui io ho incollato praticamente fino a qui, c'è una tip che era il letto ungueale della mia manolita e poi sopra ci ho incollato un'altra tip e ho lavorato sulla tip. Vedete la forma della tip? La mia tip è questa qua, quindi io ho, dove stava questa adesso, qui, in questo modo. Le tip che si possono utilizzare sono diverse. Allora, io ho fatto alcune prove, per esempio questa è arrivata con queste tip qua, che praticamente sono delle tip intere, forma non saprei, mi sembra square, e queste come vedete si adattano perfettamente. Le mettiamo al contrario, non come noi la attaccheremo così in questo modo, no? La metteremo in questo modo, invece io preferisco metterla al contrario, cioè con la parte della cuticola verso il bordo libero, perché mi sembra che la curvatura della tip si incastra meglio con il letto ungueale. Un'altra cosa molto importante,
quando mettiamo e togliamo le tip, la ditta ci consiglia di bagnarle con un goccettino d'acqua. Io adesso qui non ho dell'acqua a disposizione, metto un goccio di cleaner, ma con l'acqua, perché così la nostra tip scivola bene all'interno della nostra cuticola, e quindi manteniamo il prodotto morbido anche all'interno. La pelle qui è fatta molto molto bene, loro mi dicono che non si dovrebbe assolutamente rompere, ma comunque cerchiamo di prevenire. Quindi vedete, in questo modo, bagnando, guardate come esce facilmente. Di qua vi faccio vedere dove non ho bagnato, vedi come fa un po' resistenza al levarla e metterla. Quindi quando andiamo a usare insomma andiamo a mettere le nuove tip, bagniamola con un goccino d'acqua semplicemente, in modo che possa scorrere meglio. Ora, tornando al discorso di prima, possiamo su questo letto ungueale, quindi questa tip sarà il letto ungueale della mia amica Manola, posso andare ad attaccare un'altra tip sopra, per esempio una tip intera, posso andarci ad attaccare sopra una tip intera e lavorare su questa tip. Quando ho finito, vedete, non faccio altro che toglierla. Per esempio, ecco, era questa. Io ho lavorato sulla tip, quando ho finito non faccio altro che toglierla e mettere una nuova tip. Quindi possiamo fare tutte e due le cose. La nail form non si attaccherà, ma ripeto, aiutandoci con dello scotch o dello scotch di carta, possiamo attaccare la nail form e fare le nostre prove. Che altro? Poi, allora, io per il momento ho provato le tip, sia la tip, vi faccio vedere qui con il dito, ho provato sia con una tip coffin, mettendola sempre al contrario, ossia entrando con la punta e facendola entrare. C'è molto spazio qui nel taglio della cuticola per andare abbastanza profondamente e per far sì che la tip stia molto ferma. Ora qui ci sto mettendo, guardate, ci metto il dito sotto, ma vedete, la tip rimane proprio bella ferma. Fammi provare se la metto al contrario. Se la metto nel verso giusto, essendo questa una coffin, giustamente mi lascia troppo letto ungueale scoperto. Però ho provato anche le tip intere square. Queste sono quelle di Michelle Nails, sono queste full cover tip in gel square, quelle di Michelle Nails, e devo dire che ci va benissimo. Ora è diventata opaca perché ci ho spruzzato il cleaner. Allora qui la metto nel verso, diciamo, giusto, con la punta dove deve essere, e vedete, guardate come ci va bene. Poi cerchiamo di metterla dritta, ovviamente, e vedi. E quindi io per ora sto utilizzando le tip intere come unghia naturale per la Manola, quindi sia quelle square che quelle coffin lunghe. Ok, allora, che cos'altro dirvi? Con questa ditta abbiamo un codice sconto del 5% che è Valentina, semplicemente Valentina, scritto in maiuscolo, e quindi, come già vi ho detto, le spese di spedizione sono gratuite, incredibilmente, sono gratuite le spese di spedizione, e il prodotto è di una qualità immensa. In tantissime mi avete chiesto di fare dei paragoni e io ve li faccio molto volentieri, perché
una delle mani che stanno vendendo su AliExpress e che io stessa ho comprato parecchio tempo fa, ma non vi ho mai fatto vedere perché non la ritengo valida, è questa. Questa è la mano che stiamo vedendo, che vendono su AliExpress in questo momento e che vedo che anche parecchie di voi hanno comprato. Allora, perché non è valida? Vi spiego la motivazione. Non è tanto la finitura, che ovviamente, cioè, mi sembra più che logico, non ha nulla a che vedere. Questa è una mano liscia, come posso dire, io penso che neanche un bambino abbia le mani così lisce, forse dallo schermo non si riesce neanche a percepire molto, ma insomma si vede molto che è finta, si vede tantissimo. In più è una sensazione strana al toccarla perché non è, è fredda, non so che cosa vuol dire, è fredda, è sempre fredda. Anche questa è fredda, ma questa sembra umidiccia, insomma, sono così dei piccoli particolari. Anche questa è posable perché ha il filo all'interno che si possono piegare le dita e mantenere in posizione, ma lei è molliccia, io non so come dirvelo. Anche questa qui flexible può sembrare molliccia, ma la sensazione è veramente diversa. Allora, a parte le sensazioni che comunque poco ce ne importa, no? Qual è stato il problema che ho riscontrato con questa mano? Allora, intanto la pelle qui del giro cuticole è veramente sottilissima, di un sottile che mi fa paura infilare le tip perché sento che si rompe da un momento all'altro. Però potrebbe anche non essere così. Utilizzando lo stesso metodo di bagnare il prodotto con l'acqua, possiamo cercare di usarle lo stesso. Qual è il punto? Il punto è che hanno un letto ungueale lunghissimo, enorme, non tanto largo quanto lungo. È lunghissimo questo letto ungueale. Tu qualsiasi cosa ci metti, è fatto, non so neanche come spiegarvelo, è fatto in una maniera talmente strana questo letto ungueale che praticamente nessuna delle tip che io ho a disposizione si adatta. Non si adatta a nessuna tip che ho a disposizione. Loro poi ti mandano queste tip che assolutamente non servono veramente a nulla in questo caso, perché cioè non sono queste le tip che vanno utilizzate per questa cosa. Queste sono le classiche tip che si attaccano sulla punta per fare l'allungamento. Queste tip, poi guardate che tip, cioè qui c'è l'arco, proprio c'è un arco, non lo so, è proprio un becco di pappagallo. Queste tip non andranno mai bene per questo tipo di, perché sono bombatissime e mi lasciano scoperto tutto il laterale. Il letto ungueale è molto lungo. Insomma, ve la faccio breve. Io non l'ho mai usata questa mano. Non l'ho mai usata. Oltre, non è che non ve l'ho fatta vedere, però poi dietro camera l'ho usata. No, non l'ho mai usata perché non riesco a trovare bene una tip che si adatti e che si incastri come deve essere. Anche se la metto al contrario, intanto guardate, vedi, guarda, vi faccio vedere questo, guarda com'è sottile questa pelle qua nel giro cuticole e mi fa veramente paura. Quindi questa mano qui, tra l'altro questa mano qui non è che costa pochissimo, perché mi sembra che io l'ho pagata intorno ai 60 euro, una cosa del genere, e quindi non è che costa pochissimo,
Voglio dire, per qualcosa in più, mi sembra che con 80 euro, non voglio dire una stupidaggine, ma poi comunque vi lascio tutti i link, considerate sempre che la spedizione è gratuita da Lisbona, Europa su Europa, non dobbiamo pagare la dogana. Io sinceramente vi consiglio un attrezzino del genere perché veramente sono fatte proprio a modino, come si dice da qualche parte. Quindi giù nell'info box vi lascio tutti i vari riferimenti, quindi ricordatevi che queste morbide sono flexible, sono flessibili, ma non rimangono in posa. Invece poi c'è la posable che ha il fil di ferro, un gran bel fil di ferro all'interno e lei si può piegare e la mettiamo in posizione come ci serve. Allora vi lascio tutti i riferimenti dello shop online, del loro profilo Instagram, vi lascio i link diretti a queste mani, a queste che ho io. Vi ricordo che il colore che ho io è winter, è inverno, ed è il colore con sottotono neutro perché quegli altri sono caldi. La summer per esempio è proprio scura, scura e ha sottotono caldo. Quindi secondo me in Italia quella che venderanno di più è la winter. Comunque poi ognuna di voi ovviamente sceglie un attimino quello che preferisce. Ok, credo di avervi detto tutto. Comunque mi continuerete a vedere utilizzare queste mani anche su Instagram, qui su YouTube, quindi continueremo a parlarne. Vi lascerò sempre giù il codice sconto, i link di riferimento. Un bacio grande grande, qualsiasi cosa sono qui, chiedete, fate. Ah, un'altra cosa che vi volevo dire è che molto probabilmente organizzerò dei cumulativi. Poi vi spiegherò meglio cosa significa cumulativo. Diciamo che in genere il cumulativo si fa per risparmiare sulle spese di spedizione, però adesso loro stanno facendo le spese di spedizione gratis. Però capisco che magari può essere difficoltoso per alcune persone entrare nel sito e scegliere tutte queste varie opzioni, il colore, posable, il tipo di finitura, questo, quell'altro, eccetera. Quindi sto pensando comunque di fare dei cumulativi dove mi occupo io di fare tutte queste scelte, voi mi dite solamente cosa volete e io lo ordino. Dunque, credo che farò questi cumulativi attraverso un gruppo dedicato che aprirò su Facebook, solamente su Facebook, quindi se non avete Facebook e volete però partecipare, dovete crearvi un profilo Facebook che può essere uno qualunque, cioè a me non interessa. Comunque seguitemi su Instagram perché vi do tutte le informazioni e anche qui su YouTube vi farò dei vari aggiornamenti per quanto riguarda questi cumulativi, eccetera. Quindi grazie mille per stare qui con me. Aleana Hand, bellissime mani di pratica, codice sconto Valentina e niente, ci vediamo in giro per i social. Un bacio grande grande e ciao!